E finalmente, dopo parecchio tempo, una bella giornata di sole, e ho deciso di provare il nuovissimo Carpool Ride in strada. Ho aspettato una giornata di sole perché mi interessava anche far vedere i riflessi e, diciamo, così, giusto per dare un'occhiata. Allora, è innegabilmente grande e questo in effetti potrebbe sembrare anzi, potrebbe essere sicuramente un problema. Nel mio caso io sono alto 1,75 e con il navigatore nella posizione, cioè il supporto del navigatore nella posizione normale, diciamo che copre completamente il display TFT, diciamo fino quasi ai numeri del contagiri. E questo effettivamente è un grosso problema. Si potrebbe provare ad inclinare un po', però ecco, ripeto, dipende molto dall'altezza. Con la telecamera, se date un'occhiata, si riescono a vedere tutti e due. Il problema grosso secondo me è che il Carpool Ride ha, diciamo, un supporto dietro abbastanza importante e lo spinge in avanti rispetto ad esempio ad altri prodotti o anche al navigatore originale. Tanto è vero che sembrerebbe che il display sotto sia in miniatura, mentre quello sopra sembra decisamente più grande. Nella realtà poi sono molto simili come dimensioni, anche perché il TFT di BMW è un 6,5 pollici, per cui non è proprio piccolo. In ogni caso, vediamo un attimino come appare. Ecco, se notate ci sono parecchi riflessi, eh, e poi ecco, ripeto, anche a livello di touch non mi sembra proprio il top. I guanti che sto usando sono comunque, diciamo, hanno sui polpastrelli la parte touch, per cui funziona, ma viceversa, diciamo, no. In ogni caso è sempre possibile utilizzare il controller sul manubrio, anche se ho visto che non c'è modo di richiamare il cruscotto, quello diciamo digitale, quello che riporta le informazioni sulla velocità, contagiri, stato dei sensori, freni e così via. Per cui ecco, vedete, alla fine eh, non so quanto diventi comodo. Ecco, se dovete pensate di utilizzarlo con quel tipo di interfaccia, ripeto, segnalerò comunque la cosa. Vedete, l'unico modo è premere questo pulsante in alto che attiva il cruscotto. Poi, quando accendete la moto, lui si resetta. Questa è una cosa abbastanza fastidiosa, però va bene. Allora, vediamo subito come siamo messi a livello di riflessi. Allora, qui se ne vedono molti. Dal vivo è molto più visibile, questo diciamo va detto. Probabilmente la telecamera non riesce a rendere giustizia, oppure è una posizione in cui diciamo è molto più soggetta a riflessi. Però ecco, a parte questo, diciamo che si vede molto bene. Si vede bene, i riflessi ci sono, ma niente di così super fastidioso. Diciamo, il display grande aiuta perché vi permette anche di avere comunque la traccia di navigazione e altre cose, tipo in questo caso musica e così via. La traccia comunque è sempre, cioè la parte di navigazione è sempre bella, visibile. Poi sicuramente poi vediamo anche passando a schermo intero si migliorano le cose. Fastidioso in Android Auto che c'è sempre questa barra inferiore eh, che occupa effettivamente parecchio spazio. Adesso vediamo il cruscotto un'altra volta. Allora, ho fatto un confronto anche, poi eventualmente vediamo se ci stiamo con un termine di spazio. Comunque abbiamo la parte legata all'assensore dei pneumatici, che bene o male è in linea con quello di BMW, quello rilevato dal TFT BMW. Poi abbiamo il carburante, anche lì diciamo che qualcuno mi ha chiesto se effettivamente corrispondeva o meno.
e in effetti mi sembra che corrisponda, quindi in questo caso abbiamo due tacche, tre, e ci stiamo più o meno. Velocità, vedete che sono molto simili, allineati, contagiri anche, per cui direi che anche lì, ecco, i dati letti sono abbastanza realistici e anche, diciamo, tempi di risposta sono, come si può dire, veloci. Poi vedete in alto che si accendono ogni tanto quelle spie, quei led gialli, in realtà indicano l'uso del freno anteriore e accanto c'è l'uso del freno posteriore. La temperatura in questo caso è di 8 gradi su entrambi i display. Nella realtà mi è capitato di avere valori differenti, cioè nella realtà, diciamo in altri momenti, per cui non ho capito se legge il sensore della moto o se ne ha uno suo. Però niente di così sconvolgente. Altre cose, diciamo che per il momento, ripeto, sotto il punto di vista del cruscotto direi che non ci sono particolari, ecco, a differenza di altri prodotti, in realtà, ecco, il cruscotto è uno solo, che può essere a sfondo nero o a sfondo bianco, non cambia in automatico in funzione della luminosità, per cui non passa a bianco o nero a seconda che sia giorno o notte. Dopodiché una cosa che non mi piace è che vibra parecchio. Non so se questo video stabilizzato comunque dà un'idea. E poi mi sembra che sia leggermente inclinato, storto. Ecco, però ditemi anche voi se l'avete, se anche a voi dà questa impressione. Il supporto è sempre nella stessa posizione, per cui sia con quello originale di BMW che con KG non ho mai notato questa differenza. Allora, adesso giusto così diamo un'occhiata, ecco, perché con il guanto alle volte, ecco, si impunta, mentre qui, diciamo, con la mano libera funziona benissimo. Adesso non so se questi riflessi che vedete sono dati dalla pellicola originale. Io non ho provato a toglierla perché comunque trovo comodo avere una protezione sul display. Però ecco. Poi così che possiamo dare un'occhiata. Vabbè, lo stato della moto, sensore, pressione e così via, quindi questo mini cruscotto. Se vedete le immagini personalizzate, perché le ho personalizzate, trovate i video comunque dove vi spiega come personalizzarle e come scaricare già dal nostro sito tutta una serie di immagini pronte per i vari modelli, dall'F750 al nuovo R1300 Adventure. Ok, spegniamo, vedete che il carburante rimane acceso, si accorge che la moto è stata spenta e inizia ad andare in shutdown, quindi si spegne correttamente. Va bene, ripartiamo. Allora, vediamo se riesco a darvi un'idea. Allora, sotto il punto di vista, ripeto, dell'utilizzo, ecco, vedete questa cosa che vibra, a me dà un po' fastidio. Non so se è l'attacco dietro, però diciamo che con gli altri, come dicevo prima, non ho mai visto. Allora, le indicazioni vocali, io ho configurato, ripeto, come ho scritto 1000 volte nei commenti, ho configurato tutto sul TFT di BMW. Il motivo è semplice, vabbè, a parte che avendo diversi navigatori ogni volta dovrei riconfigurare, però se configurate tutto sul TFT, diciamo che potete anche decidere di smontare il navigatore, fare un bel giro senza dover riconfigurare nulla. Il TFT gestisce correttamente sia l'interfono di chi guida che di un eventuale passeggero. Il monitor funziona perfettamente, per cui i messaggi vocali
quindi della navigazione, in realtà arrivano dallo smartphone e non dal KG o dal Carpool Ride. Per cui in questo caso tanto vale avere tutto sulla moto. Lo smartphone fa da navigatore, manda tutta la parte video al monitor esterno, quindi al Carpool Ride, e l'audio lo gestisce tramite la moto. Nessun problema, cioè non ho mai avuto un problema. Per cui ecco, io preferisco questo tipo di utilizzo. Allora, ultima cosa, vediamo un attimino, ecco, l'interfaccia. Il controller funziona molto bene. Bisogna imparare un pochettino a prenderci la mano perché ha un funzionamento che non è proprio identico. Io ho abituato ad esempio al KG, li trovo in alcuni casi ecco un po' così, però una volta presa la mano funziona bene, è facile passare da un'area all'altra, quindi dalla barra sotto dei comandi all'eventuale app aperta, per cui devo dire che non è male. C'è sempre, ecco, non ho trovato ancora il modo di attivare il cruscotto digitale senza usare le dita, quindi la parte touch. Per cui se volete attivare il cruscotto l'unico modo è tornare indietro e attivarlo manualmente. Poi per uscire è sufficiente spostare il controller verso destra, quindi diciamo fare una sorta di click verso destra, e lui poi tornerà all'applicazione, in questo caso al Google CarPlay, scusatemi, Android Auto. Detto questo, vediamo ancora, ecco, vedete comunque, ecco, le spie dei freni funzionano perfettamente. Quello che invece sembra non funzionare sono le frecce, per cui quando, tipo in questo caso, inserisco una freccia verso sinistra, sul monitor non compare nulla. Ogni tanto sì, ogni tanto no, probabilmente ancora qualche piccolo bug firmware, però per il resto, ecco, ripeto, comunque sono ben riportate anche sul TFT. Allora, diciamo che, giusto così per concludere, il prodotto sicuramente è molto interessante, offre una visibilità, penso che sia impagabile, perché è veramente molto molto grande, e poi diciamo comunque, ecco, lo spazio in più se avete problemi di vista è tanta roba. Quello che invece purtroppo c'è da sottolineare è che potrebbe risultare davvero fastidioso in alcuni casi perché si sovrappone al TFT. E lì penso che non ci sia, l'unico modo penso sia quello di modificare la staffa superiore oppure provare ad inclinarlo un po' verso l'alto, in modo tale che diciamo rimanga più libera, ha più spazio sotto. Però io per esperienza inclinandolo ho notato che poi si generano molti più riflessi, per cui non so quanto. In ogni caso è un bel prodotto, questo va detto, ha un prezzo che è ottimo dal mio punto di vista, nel senso che lasciando perdere il confronto con il navigatore originale di BMW, questo, confrontandolo invece con il KG, che è l'unico oggi che offre il controller, quindi l'integrazione con il controller, comunque parliamo, ecco, di un 40% in meno secondo me. Il KG sotto le 400 non lo trovate, questo lo troviamo a 2,50, 2,60, per cui ecco, c'è tanta differenza. È vero che sono due prodotti realizzati con materiali completamente differenti, però uno è un 5 pollici e questo è un 7, per cui a livello di luminosità c'è differenza, però non si vede male. Ecco, qui vedete i riflessi e forse vengono anche accentuati proprio dalla posizione della telecamera, però nella realtà si legge molto bene. Va bene, direi che è tutto. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e a lasciare un like se il video vi è piaciuto, e se avete domande scrivetele sotto nei commenti, cercherò al solito di rispondervi. Ok, basta.
Mi sono già dilungato troppo, grazie e alla prossima.